Benvenuti a questo video. Oggi ci occuperemo di pneumatica e la realizzazione di un ciclo pneumatico conosciuto come ciclo quadro. La sequenza è A più, A meno, scusate, A più, B più, A meno, B meno. Vediamo quali sono i componenti che ci serviranno per realizzare questo ciclo, questo circuito pneumatico. Ci serviranno innanzitutto due cilindri a doppio effetto. Eccoli qua, double hatting. Vado ad allargare un po', a zoomare un po' sulla finestra. Prendo una valvola di distribuzione che deve essere sempre accoppiata con il cilindro a doppio effetto. Vediamo se troviamo quella già preparata, altrimenti la prepariamo. Eccola qua. La valvola 5.2 è una valvola di distribuzione che fa coppia con il cilindro a doppio effetto, essendo una valvola bistabile. Abbiamo l'ingresso della pressione, il 3 e il 5 sono gli scarichi, il 2 e il 4 sono gli utilizzatori. Questi ingressi sono per pilotare la valvola in modo tale che ci sia lo scambio della configurazione o destra o sinistra. Ovviamente ci servirà l'alimentazione della nostra valvola, la mettiamo lì, facciamo in modo che abbia anche gli scarichi. Mettiamo questo tipo di scarico sul 3 e sul 5, ok, e andiamo ad aggiungere i fine corsa al cilindro. Prendiamo il distance rule, lo mettiamo lì così, e andiamo ad assegnare fine corsa. Se per noi questo è il cilindro A, i fine corsa, quando il cilindro è nella fase iniziale è a 0, si trova ovviamente a 0 e si trova alla fine a 0. Il cilindro, il fine corsa finale si indica con minuscolo A1, si trova ad una distanza di 100 sia all'inizio che alla fine. Ok, adesso ci servirebbe il cilindro B. La cosa più semplice da fare è copiare e incollare i componenti. Eccoli qua. Ovviamente la cosa che dobbiamo fare è cambiare il fine corsa, perché l'etichetta non è più A, ma è il fine corsa B, B0 e B1 del cilindro B. Adesso voglio usare un testo, eccolo qua, uso il testo, lo metto momentaneamente qua. Nel nostro testo vado a scrivere che questa la nostra sequenza è A più, B più, A meno e B meno. Questa è la nostra sequenza. Cos'altro possiamo scrivere? Questo lo mettiamo qui. Possiamo scrivere quindi il primo movimento A più dipende da un segnale di start insieme all'ultimo fine corsa del nostro ciclo, che è B0. Questo ci darà il movimento A più. Poi cos'è che mi dà il movimento B più? Ovviamente quando il cilindro A si trova in posizione di uscita e quindi va ad attivare il fine corsa A1, A1 mi darà il movimento B più. Ecco, questa operazione la faccio per tutti quanti i movimenti. Cos'è che mi dà a meno? Ovviamente quando il cilindro B è arrivato a B1 darà il comando per ritornare a. Quindi B1 uguale ad A meno.
ci serve l'ultimo movimento, il movimento B-, c'è il rientro di A, fine corsa a 0, così comanderà la nostra valvola di distribuzione per far rientrare il cilindro B. Ecco, in questo modo abbiamo anche sotto la nostra vista, sott'occhio, in che modo dobbiamo collegare i nostri fine corsa, questi 4 fine corsa, alle nostre valvole. Possiamo anche aggiungere che questo qui è la designazione per avere A+, per essere più didattici possibili, A-. Su questo pilotaggio devo collegare ciò che mi realizzerà il B+, e da questa parte cosa mi farà attivare il B-. Adesso mi servirà uno start ed un D0 per iniziare il ciclo, devono essere collegati alla P. Quindi sono delle valvole 3-2 monostabili. Vado a cercare le nostre valvole 3-2, mi serve una valvola normalmente chiusa per avere il nostro start e una valvola 3-2 che mi funga da fine corsa. Ecco, posso prendere questa qui, che era normalmente chiusa, e c'è questo che è il pilotaggio. Se voglio toglierlo, vado sulle proprietà, vedete che il pilotaggio lo tolgo e nell'anteprima vedo che il pilotaggio non c'è più. Ok, vado a identificare questo fine corsa qui come il fine corsa, cliccando su questo punto, come il fine corsa B0, che essendo chiuso mi fa vedere che si trova già nella configurazione di sinistra. Faccio copia e incolla di questo senza andarlo a prendere. Lo collego alla mia pressione, portare pressione al mio start. L'uscita dello start deve alimentarmi il fine corsa B0. Qui mettiamo lo scarico. Quando premo lo start e B0 è già attivato, deve comandarmi la valvola 5-2 in modo da pilotarla per ottenere A+. Adesso per avere B+, quindi da questa parte, devo collegare il fine corsa A1. Faccio così, prendo questo, CTRL-C, CTRL-V, vado a cambiargli semplicemente l'etichetta. Ecco, come si può notare, A1 non è in condizione di attivazione, non è premuto, e quindi lo lascio. Mi serve un'altra, lo lascio così. Adesso per collegare la pressione posso fare anche così, con un'unica alimentazione, porto l'alimentazione sia su quello che è il mio start, sia per quanto riguarda A1. Adesso siamo il ritorno di A- tramite il fine corsa B1. Stesso discorso, posso copiarlo, CTRL-C, CTRL-V, lo metto qua, collego questo con A- e qua ovviamente porto la pressione sempre dallo stesso identico punto di alimentazione. Faccio così perché poi mi servirà dello spazio, e faccio anche così. Ovviamente queste linee adesso si trovano in basso, le riporto al suo posto perché mi servirà lo spazio dopo per un altro aggiornamento. Eccolo, vai lì. Adesso mi serve il movimento B- che dipende da 0, così prendo questo, scusate, questo è B1, non A1, mi sono dimenticato,
per B più e A1 per A meno e B1, quindi devo cambiargli l'etichetta B1. Mentre per il B meno, CTRL G, CTRL V, lo metto da questa parte, non mi devo dimenticare di cambiare l'etichetta come ho fatto precedentemente, ed è il fine corsa a 0. Ok? Ovviamente mi fa vedere che è già premuto, ed è vero. Vado a collegarlo sempre alla stessa fonte di pressione. Ecco, sistemo tutto e andiamo a simularlo. Ok, mi dice che ci sono linee sovrapposte, va bene, uguale, andiamo avanti. Vedete che appena premo il pulsante di start sentiamo anche il sound, il suono dei componenti. Andiamo su opzioni, simulazione, e facciamo in modo di rallentare da 1 a 4, in modo da vedere meglio la simulazione. E per quanto riguarda il rumore andiamo su sound ed eliminiamo la selezione di tutte queste caselle, e così lo ascoltiamo in silenzio. Riprendiamo il ciclo, adesso sarà più visibile. Ecco, vediamo il percorso di quello che sta succedendo. Bene, un'ultima cosa che volevo farvi vedere è: se invece di usare questo comando manuale uso questo, il funzionamento diventa continuo, perché questo è un interruttore e non un pulsante. Ovviamente devo disattivarlo. Una cosa che possiamo notare, che possiamo aggiungere, è mettere il diagramma di stato. Diagramma di stato, bisogna portarlo qui, bisogna stopparlo prima giustamente. Diagramma di stato, dove mi farà vedere la sequenza dei movimenti. Come si fa? Basta prendere il cilindro, trascinarlo all'interno del diagramma di stato e mollare. Poi riprendo l'altro, lo riporto dove c'è scritto designazione, e ovviamente la posizione, la velocità. Se voglio un colore diverso, qui uso il blu, vado ad allargare il mio diagramma e andiamo a rilanciare il programma. Solite finestre che mi dicono che c'è qualcosa che non va. Vedete che appena mi fa vedere il diagramma di stato A+, B+, A-, B-. Ecco, di metterci sopra con il tasto destro andiamo su proprietà, possiamo anche cambiare lo spessore della linea da sottile a spessa. Ok, rilanciamo il tutto, sempre il solito discorso, non si arrende. Eccolo qua, più, B+, A-, B-, A+, B+, A-, B-. Ecco, continuiamo a contare, in genere c'è l'effetto conta le pecore, dopo che ne hai contato qualcuno è il caso che uno cada e si addormenti. Bene, vi ringrazio per la vostra visione, spero sia stato utile e arrivederci al prossimo video.